Ciao a tutti, allora oggi farò una recensione di che cosa? Della scheda madre Asus, di una delle schede madri Asus. È una scheda madre che io di solito monto nei computer quando il cliente mi dice di assemblargli un PC, quindi in sostanza oggi parleremo di questa bellissima Prime H610M, è una cappona D4. La consiglio come scheda madre intanto perché Asus è un marchio che ormai nel mercato, secondo me, come scheda madre è fenomenale. Io non ho mai montato e voluto montare altre marche come mainboard che non sono Asus. Devo dire, forse qualche volta mi è capitato soltanto di andare a montare qualche gigabyte. Insomma, dopo qualche annetto queste schede madri non andavano più bene. Ora non dico che gigabyte non sia a livello di Asus, quasi sicuramente nella parte medio-bassa no, Asus la batte di molto. A livello invece di scheda madre professionale, Gigabyte ancora regge il mercato e va pari passo super giù con Asus. Questa è una scheda madre perché per il prezzo che ha, perché questa costa intorno alle 79 euro, quindi una scheda madre effettivamente dal costo ridotto rispetto a quello che offre, è davvero un ottimo compromesso fra qualità e prezzo, perché intanto ha un LG, come potete vedere scritto da qualche parte, ve lo prendo subito, ecco qua sotto, è praticamente il 1007, non so se lo leggete per bene. 1007, quindi un socket abbastanza moderno, nuovo, un socket abbastanza quindi veloce, non dà problemi di incompatibilità con i processori che ci sono in corso, insomma, di Intel. Diciamo che per motivi, insomma, di compatibilità maggiore di processori, quindi di CPU, dico sempre di andarvi a cercare quali processori direttamente nella casa madre Asus siano compatibili con questa scheda madre. Mi raccomando, se volete assemblare o fare un upgrade del vostro vecchio computer oppure lo volete creare nuovo da zero, accoppiate i pezzi in maniera precisa. Io già ho fatto un video di come assemblare un PC. Mi raccomando, seguite quello di lì perché non potete prendere pezzi a casaccio e metterli in carrello, per esempio, su Amazon. Se li acquisterete poi su Amazon. Quindi mi raccomando, sempre la stessa storia. Se questa ha un socket 1007, la CPU deve avere lo stesso socket, quindi adatta per 1007. Se monta soltanto processori serie I, dovete andare a montare minimo dall'i3, massimo all'i9, sempre però mettendo in guardia che l'i9 per esempio si possa montare, che l'i7 si possa montare. Soprattutto stare attenti sempre nelle caratteristiche generiche che questo tipo di scheda madre quale versione, quale anno supporta come processore, quindi quale, per meglio dire, generazione. Quindi stiamo attenti a tutte queste cose perché sennò vi ritroverete un processore che magari è sempre 1007 come socket, ma magari questa monta sino alla 12ª generazione, questa monta fino alla 12 se non sbaglio, e magari voi avete una 13, una 14 e qui non è che non vi monterà, però non leggerà e non vi funzionerà lo stesso dandovi il difetto di schermata nera. Nelle caratteristiche cosa c'ha questa scheda madre? Sono molte. Allora, per intenderci, intanto vediamo cosa troviamo nel pacco. La spacchettiamo e troviamo nel pacco ovviamente la classica mainboard, quindi la classica scheda madre. È una Mini TX, quindi piccolina, sta su tutti i case, quelli grandi, quelli più piccini, insomma, sta in tutti i case come potete vedere. Ha molti alloggi, la metto però dritta almeno. Qua potete vedere il nuovo socket 1700, quindi è un pochettino più lungo rispetto agli 1155 o ad altri tipi di socket che sono più quadrati. Ovviamente qua abbiamo la scheda PCI Express, ovviamente per l'alloggio della scheda video, se no voglio andare a montare una bella scheda video esterna. Abbiamo un altro slottino PCI per andare a, per esempio a collegare o altre porte USB se queste qua non bastano, o anche delle schede wifi, insomma tutto quello che sia un mini PCI, insomma lo possiamo andare a installare perché prende questo altro alloggino. Quindi ovviamente gli allogini sono soltanto due, però calcolate che uno è solo dedicato alla scheda video, quindi ne avete uno in più. È poco, ovviamente sì, però se voi dovete fare un computer basilare è perfetto come allogino, perché credo che oltre a una scheda wifi che comunque potete anche montare via USB e questa lasciarla libera per altre prese USB se avete, diciamo, l'esigenza di collegare più port USB, comunque avete insomma questa porticina in più per andare a fare più collegamenti. Due slot di RAM, quindi RAM che montano sui 2000 e rotti, in questo momento non ricordo quant'è la velocità precisa, però credo che siano sui 2004 come velocità. Non sono chissà quanto, ma per il tipo di processore accoppiato e per comunque il tipo di RAM va più che bene, va velocissima la RAM.
Dopodiché cosa abbiamo? Vabbè, qua abbiamo classici collegamenti SATA, classico collegamento importante ormai che hanno quasi tutti i case, il tutto in uno per collegare quindi l'audio, le USB, le porte frontali, tutte messe qua dietro con il pin, classico attacco ATX, insomma abbiamo di tutto e di più. Qua abbiamo altri 3 collegamenti SATA, quindi per andare a collegare tanti SSD, eccetera, eccetera, o hard disk meccanici. In più, però abbiamo qua lo slottino praticamente per collegare l'M2, importantissimo, perché su questa scheda madre, che comunque non costa molto, abbiamo la possibilità, secondo me, di andare a collegare un M2, che abbiamo detto, abbiamo visto già in passato, che è perlomeno 10 volte più veloce addirittura di un SSD. Quindi potete capire bene che da oggi in poi procuratevi schede madri che montano comunque con alloggio M2, perché l'M2 sinceramente ha lo stesso prezzo a tutt'oggi, se non andiamo al di fuori dei 500 giga, a prezzi che si equivalgono addirittura o costano qualche 5-6 euro in più rispetto agli SSD, ma vi garantisco che servono molto perché la velocità è 10 volte superiore, sia in lettura che in scrittura. Dopodiché, andando a controllare invece questa parte, cosa possiamo vedere? Abbiamo classiche 2 port USB sopra 2.0, la classica invece altra porta che ormai non si utilizza più perché non so nemmeno com'è che le mettono ancora, però magari qualcuno che abbia un mouse PS2 magari può collegare il mouse o la tastiera PS2 qua senza sfruttare e perdere USB. Insomma, a me sinceramente la PS2 non la utilizzo già da secoli, quindi io la abolirei e magari metterei qualche altra porta USB che può servire sempre di più. Come scheda video abbiamo l'HDMI, come potete vedere, e la VGA. Quindi dipende dal pannello, se è un pochettino più antico o moderno, comunque potete collegarlo in tutti e due modi. Dopodiché abbiamo altre 2 porte USB, questa volta 3. Eccetera eccetera, perché sarebbero, se non sbaglio, anziché 3.0 3.2 dovrebbero essere, però meglio che leggete nelle caratteristiche. Sotto cosa abbiamo di nuovo? L'attacco per la LAN, quindi per il collegamento internet, e altre 2 porte USB, quindi comunque per un totale di 6 porte USB, 4 2 punto e invece altre 2 3 punto. Dopodiché abbiamo la classica scheda audio, una scheda audio normalissima, quindi una 2.0 o 2.1, insomma quello che volete collegare voi. Qua sotto con l'ingresso sempre microfono, cuffia, è quello che in maniera basica serve per la nostra scheda madre. Quindi non vado nelle caratteristiche un pochettino più tecniche, perché non vi servirà a nulla, perché potete comunque andare a visionare il tutto comunque nella scheda ovviamente tecnica dell'Asus. Io ovviamente vi lascerò poi direttamente il link dove andare a reperire tutte le caratteristiche, perché se stiamo, tra virgolette, andiamo qua dietro, qua ci sono tutte queste caratteristiche, è inutile che vado a leggere, le potete leggere direttamente voi se volete qualche cosa in più. Io vi posso assicurare che questa come scheda madre medio-bassa, di più media, è veramente una buona scheda madre, una scheda madre veramente veloce, soprattutto per il suo socket e soprattutto perché vi ricordo monta comunque c'ha l'alloggio per M2. Ciao a tutti, alla prossima!